Vangelo secondo Matteo termina in modo aperto, lasciando al lettore la conclusione. Non finisce la storia di Gesù, perché in fondo, secondo l'intento dell'Evangelista, la storia di Gesù continua nella sua comunità. Io sono con voi tutti i giorni fino al compimento della storia, dice il risorto. È chiaro che da quel momento i discepoli si muovono, vivono, operano, parlano, ma è il Signore risorto che opera insieme con loro. La comunità in cui lavorò l'Evangelista Matteo, probabilmente la città di Antiochia, che ricevette il Vangelo dei 12 mediato da Barnaba e lo rielaborò, continuò a riflettere su questa predicazione apostolica per molti anni. Verso gli anni '80 venne pubblicato il testo definitivo che noi oggi conosciamo come il Vangelo secondo Matteo. Rispetto agli altri Vangeli non è il primo. La tradizione antica aveva ripetutamente affermato che Matteo scrisse per primo, ma forse non facevano riferimento all'attuale testo di Matteo, ma a qualche suo predecessore, cioè a qualche testo che era stato composto in precedenza e che servì da base per l'ulteriore raccolta. Il primo Vangelo, primo perché è nell'ordine quello che inizia la serie neotestamentaria, è l'opera matura di una scuola di scribi cristiani vissuti ad Antiochia nella seconda parte del primo secolo d.C. È il frutto maturo di una comunità cristiana che ripensa alla predicazione di Gesù, rielabora l'insegnamento degli apostoli e organizza in modo sistematico una autentica catechesi relativa al Cristo e alla sua Chiesa. Il testo secondo Matteo è quindi una mediazione rispetto all'opera di Gesù. È importante riconoscere che la tradizione antica ha intitolato i Vangeli con un nome di persona e una preposizione kata. In greco significa secondo l'interpretazione di mediata da. Noi leggiamo il Vangelo secondo Matteo, cioè accogliamo la buona notizia di Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, ma secondo la visione di Matteo. È quindi importante valorizzare questa mediazione umana. L'unico Vangelo di Gesù Cristo ci è trasmesso in 4 forme. L'unico è mediato da 4 discepoli: Matteo, Marco, Matteo, Giovanni, Luca, Giovanni. Queste mediazioni dicono l'importanza del pensiero umano, del ragionamento comunitario, dell'attualizzazione storica che trasmette
l'unico insegnamento di Gesù, ed è la presenza del Cristo risorto in mezzo alla sua Chiesa, attraverso il dono dello Spirito Santo, che permette questa stesura intelligente, rielaborata, adattata alle nuove situazioni, applicata concretamente alla vita dei discepoli. Il Vangelo secondo Matteo, dunque, è una grande rielaborazione della tradizione apostolica. Quando parliamo di Vangeli, tentando di definirli, non dobbiamo cadere nella banalità di dirli vita di Gesù. Non sono la vita di Gesù, non sono biografie i Vangeli. Sono il deposito scritto della predicazione apostolica. Prima del testo scritto c'è la parola orale. Prima di tutto c'è l'evento di Gesù. All'inizio fu la predicazione, scrisse un grande biblista, Charles Harold Dodd. Ma io direi ancora meglio, all'inizio c'è stato l'uomo Gesù, la sua esperienza storica, la sua persona e la sua vita, il fatto che egli abbia incontrato uomini e donne, che abbia vissuto una esperienza storica concreta, culminata nella morte e nella risurrezione. All'inizio c'è questa esperienza, vissuta da molti testimoni, i quali divennero discepoli dell'unico Maestro e raccontarono la propria esperienza. Non fecero delle teorie religiose, ma narrarono la loro esperienza dell'incontro con l'uomo Gesù di Nazaret, riconoscendo che quell'uomo è figlio di Dio. Lentamente lo hanno riconosciuto come il Signore in persona. L'Io sono divino, come si era rivelato a Mosè sul Sinai. Gesù è una cosa sola con il Dio del Sinai. Lo hanno capito lentamente e lo hanno testimoniato, raccontato da discepoli ad altre persone in modo che altri diventassero discepoli. I Vangeli, quindi, come testi scritti, sono il deposito della predicazione. Prima predicarono gli apostoli per molti anni. Poi lentamente dalla predicazione nacquero gli scritti. Ed è molto probabile che siano nati prima dei testi brevi, delle parti, dei semplici racconti, delle antologie di insegnamenti o di parabole o di episodi come quelli che potremmo chiamare miracoli, o il nucleo primordiale che è il racconto della passione di Gesù, fino all'esperienza tragica della morte e la sorprendente scoperta del sepolcro vuoto e l'incontro con il risorto. Queste parti probabilmente furono messe per iscritto separatamente e vennero elaborate in modi diversi, tenendo conto della predicazione apostolica. La raccolta di questi elementi produsse poco per volta dei testi più completi. Opera di redattori. L'ultimo autore che ha messo insieme il testo
nel nostro caso di Matteo, è colui che ha fatto l'ultima redazione. Non è un autore che ha scritto di propria iniziativa tutto, ma ha raccolto del materiale preesistente. Tuttavia lo ha raccolto con dei criteri propri, scegliendo che cosa mettere, scegliendo come metterlo. E questo lavoro di redazione fa sì che il redattore sia un autentico autore, che dà un proprio taglio e permette di riconoscere una teologia di Matteo, che è diversa da quella di Marco, non contrapposta, non opposta, non contraddittoria, ma distinta, perché Matteo è una persona diversa da Marco. E i due discepoli dell'unico maestro hanno due modi di vedere, due caratteri diversi, due stili narrativi differenti, e nei loro testi emerge chiaramente questa differenza. Si sarebbe potuto fondere tutto in un unico testo, ma non è la cosa che la Chiesa ritenne opportuno. Ci fu un tentativo nell'antichità da parte di un certo Taziano di comporre un'opera che mettesse insieme i 4 Vangeli, dia tessaron, uno attraverso 4, ma non fu accettata. Recentemente qualcuno ha prodotto un Vangelo fuso insieme, come se esistesse un unico racconto mettendo insieme i 4 testi. Non è un'operazione corretta. I 4 Vangeli sono 4 libri distinti e devono essere conosciuti, letti e amati distintamente. Non bisogna fonderli per costruire un ipotetico quinto Vangelo come piace a noi. Dobbiamo imparare a leggere il Vangelo secondo Matteo riconoscendone una sua autonomia, non usandolo per ricostruire la storia di Gesù, mettendo insieme un pezzetto di Matteo e un pezzetto di Luca e rifare il nostro quadro. Dobbiamo valorizzare il racconto letterario di Matteo e vedere quello che l'Evangelista Matteo racconta e come lo racconta e apprezzare questo testo letterario. Dunque, l'ultimo redattore che mise insieme la grande antologia di predicazione apostolica, che chiamiamo Vangelo secondo Matteo, è una scuola di scribi dotti cristiani, ma anche esperti della tradizione giudaica, probabilmente residenti ad Antiochia, la grande città capoluogo della Siria, una delle prime chiese cristiane nel mondo ellenista. All'interno di questo Vangelo, al capitolo 13, alla fine del discorso parabolico, troviamo una specie di autoritratto dell'Evangelista, ovvero di questo ultimo redattore che ha organizzato in modo definitivo il deposito scritto della tradizione apostolica. Gesù chiede ai discepoli: avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro
cose nuove e cose antiche. Ecco l'identikit dell'ultimo redattore. Uno scriba divenuto discepolo del regno dei cieli. Scriba è un termine tecnico per indicare un esperto di lettere. In greco si dice grammateus. Gramma è la lettera, non semplicemente la lettera scritta, ma il simbolo della letteratura, dell'esperto di cultura letteraria e, in questo caso, di cultura biblica. Lo scriba è quello che noi oggi chiameremmo il teologo, il biblista. È uno che di natura sua è insegnante, sa la letteratura e la insegna agli altri. Ma qui si tratta di uno scriba che è diventato discepolo. Ritroviamo quel verbo che segna il finale del primo Vangelo. Andando dunque, dice Gesù risorto ai discepoli, fate discepoli tutti i popoli, mazzeteusate, addiscepolate tutti i popoli. E qui al centro del Vangelo troviamo il riferimento a questo stesso verbo. Nell'originale greco c'è un participio passivo, aoristo, mazzeteuzeis, addiscepolato, uno scriba che è divenuto, che è stato trasformato in discepolo. A orecchio riconoscete in mazzeteuzeis una possibile allusione a Matteo. È una falsa allusione perché Matteo è un termine ebraico, significa dono di Dio, matania dovrebbe essere la forma originale, però nell'orecchio greco è possibile questa allusione simbolica. Matteo è il discepolo, è il mazzeteus, è l'addiscepolato, è lo scriba che ha accettato di imparare la teologia del regno dei cieli, di cui solo Gesù è maestro. In questo modo lo scriba divenuto discepolo è un padrone di casa, un capofamiglia. Questa è la descrizione di un responsabile della comunità cristiana primitiva. È un prete, un parroco, un capofamiglia. È l'anziano, cioè il responsabile di un gruppo umano. Un capofamiglia che deve provvedere al sostentamento della casa e ha bisogno di un patrimonio da cui tirare fuori le rendite per mantenere la famiglia. Il tesoro di questo padrone di casa contiene cose nuove e cose antiche. Notiamo che mette prima le cose nuove, poi le cose antiche. E c'è un evidente riferimento all'Antico e al Nuovo Testamento, cioè alla tradizione di Israele, che è il patrimonio antico che resta patrimonio di questa famiglia, ma ci sono anche le cose nuove, le novità portate da Gesù. La sua persona è la novità, che non abolisce, non sostituisce l'antico, ma compie, realizza, porta a perfezione ciò che Dio aveva promesso e rivelato. E diventa l'integrazione del patrimonio. E il capofamiglia dal suo tesoro sa estrarre
cose nuove e cose antiche. Questo capofamiglia, che è lo scriba discepolo, responsabile della comunità cristiana, ha elaborato una raccolta ordinata della predicazione apostolica ed è nato il Vangelo secondo Matteo, che ha una struttura particolarmente interessante, incentrata su 5 discorsi. Infatti, ci sono nel corso del Vangelo di Matteo dei versetti redazionali che si ripetono in modo uguale per 5 volte. Alla fine del primo grande discorso, il discorso della montagna, alla fine del capitolo 7, troviamo questa indicazione. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Notate, ritorna l'insegnamento, il riferimento agli scribi, ma Gesù è nuovo, è diverso dagli scribi, ha autorità. Sono parole che abbiamo già incontrato e caratterizzano la teologia di Matteo. Ma a noi interessa quella espressione, quando Gesù ebbe terminato questi discorsi. La stessa formula la ritroviamo alla fine del capitolo 10, quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni. La ritroviamo alla fine del capitolo 13, quando Gesù ebbe finito di raccontare queste parabole. La ritroviamo alla fine del capitolo 18, quando Gesù ebbe finito questi discorsi. La ritroviamo alla fine del racconto evangelico, inizio della passione, primo versetto del capitolo 26, quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse: fra 2 giorni è Pasqua. La quinta volta che ricorre il versetto standard c'è l'aggiunta tutti. Vuol dire, qui finiscono i discorsi. Questo ritornello permette di identificare 5 discorsi. Il redattore finale ha raccolto l'insegnamento di Gesù in 5 grandi blocchi, organizzando in modo redazionale, cioè con una operazione letteraria a tavolino, 5 antologie di detti, di logia, di parole con cui Gesù educa, forma, istruisce i suoi discepoli. E ha raccolto il primo grande discorso, collocato sulla montagna, nei capitoli 5, 6 e 7. Il secondo discorso, quello della Chiesa mandata in missione, nel capitolo 10. Al centro il capitolo 13 raccoglie 7 parabole, il mistero del regno. Al capitolo 18 c'è il quarto discorso, parallelo al secondo, la Chiesa all'interno, le relazioni fraterne. L'ultimo discorso, parallelo al primo, capitoli 23, 24, 25, la rottura con gli scribi e i farisei e l'annuncio escatologico, il compimento finale del regno. 5 grandi discorsi che determinano l'ossatura, lo scheletro di questo corpo evangelico. Perché 5 discorsi?
Probabilmente perché 5 sono i libri della legge e il numero 5, tipico di una mano, quindi di una unità e di una completezza, caratterizza nel mondo giudaico la legge, la Torah, il Pentateuco, i 5 quinti della legge, come dicono gli ebrei. E Matteo, in chiave giudaica riletta cristianamente, propone la nuova legge di Gesù, i 5 discorsi che costituiscono il Pentateuco cristiano. Il tesoro di questo scriba contiene cose nuove e cose antiche. Il discepolo sta imparando il mistero del regno dei cieli.